Oh, yes! Saturn, un altro pianeta. Saturn! Appena arrivato da AliExpress Bitfunks Saturn PSU, l'alimentatore da utilizzare sul Sega Saturn giapponese per collegarlo direttamente alla rete elettrica da 220 volt. All'interno della confezione le istruzioni indispensabili per l'installazione del dispositivo. Incluso in questo pacchetto, oltre agli accessori necessari per il collegamento, un trasformatore da 12 volt e 3 A, anche se potreste utilizzarne uno già in vostro possesso o acquistarne uno sicuramente a un prezzo più economico di quello incluso in questa combinazione. L'importante è che rispetti le stesse caratteristiche di quello già incluso, come voltaggio, ampere, posizionamento dei poli negativo e positivo del connettore e dimensione del connettore stesso. Nelle istruzioni specifica di spostare lo switch sui 3,3 volt o i 5 volt a seconda della console che si possiede. Infatti all'interno spiega in modo dettagliato attraverso le fotografie dove spostare lo switch a seconda della scheda installata sulla propria Sega Dreamcast, oltre tutte le informazioni necessarie all'installazione dello stesso dispositivo, sempre a seconda della console che si possiede. Una volta fatto questo posso procedere con l'installazione e quindi svitare le viti nella parte posteriore della console e sollevare il coperchio per avere accesso all'interno del Sega Saturn. Scollegare il connettore di alimentazione. Per rimuovere l'alimentatore installato sarà necessario svitare prima la vite che tiene collegato l'alimentatore alla scheda madre e le due viti nella parte posteriore. Sganciare l'alimentatore dai pin di collegamento e sarà possibile rimuoverlo. Il primo connettore per l'alimentazione esterna va collegato al dispositivo come da foto. All'inizio il dispositivo era impossibile da collegare perché non entrava all'interno dei pin dell'alimentazione, come se questi fossero chiusi o bloccati. Ma con una leggera forzatura sono riuscito a riaprire la connessione dei pin. Adesso è il momento di collegare il connettore di alimentazione del Sega Saturn al Saturn PSU. Blocco la stampa 3D al Sega Saturn attraverso le viti di collegamento e i rispettivi dadi. Per semplificare l'installazione della stampa 3D ho preferito rimuovere il lettore CD, scollegando prima il cavo flat e il connettore che collega l'unità CD alla scheda madre. Dopo aver svitato la vite di blocco del connettore è stato possibile rimuovere l'unità CD. Una volta rimosso l'ingombro dell'unità CD si ha libero accesso alla console per poter bloccare i dadi con le dita in modo da poter avvitare la stampa 3D. Wow! Adesso è il momento di far passare il connettore dell'alimentazione attraverso la stampa 3D e bloccare il connettore con il suo dado. A questo punto è tutto pronto per collegare il trasformatore e provare la console. È necessario ricollegare l'unità CD per evitare uno strano malfunzionamento audio che ho già risolto in un altro video. Una volta fissata la fascia di bloccaggio si potrà collegare l'unità CD e tutti i cavi. Chiudere il coperchio del Sega Saturn e riavvitare le viti nella parte posteriore. La console adesso funziona, anche se il lettore CD purtroppo non sono riuscito a ripristinarlo. Ma per un lettore non funzionante del Sega Saturn avete diverse possibilità, come cambiare il laser, sostituire i condensatori dell'unità disco, oppure utilizzare l'arma segreta del Sega Saturn. Se volessi rimanere aggiornato sui prossimi contenuti, like e iscriviti al canale. Ciao e buona 220 volt a tutti! 遊びの道に魂込めた一人の男が今日もいる真面目に遊ばぬ奴らには体で覚えさせ